Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale e benvenuti nella quarta puntata di Recensioni Oneste. Per chi è la prima volta qua, questa è la serie dove vi parlo degli accessori che utilizzo nelle mie uscite fuori strada. Nessuno mi paga per farlo, non ci sono marchette, non ci sono collaborazioni. Avete la nuda e cruda verità di quello che penso dei singoli prodotti che vi porto. Se un prodotto mi piace ve lo dico, se un prodotto non mi piace ve lo dico, se un prodotto mi fa cagare ve lo dico. Quindi, veniamo alla puntata di oggi. Oggi andiamo a parlare della nuova pettorina che ho acquistato. Negli ultimi 2 anni avevo utilizzato la pettorina della Revit, vi lascio qua la foto. La Revit è una pettorina con cui mi ero trovato molto bene, ha protezioni di livello 2 su spalle, gomiti, petto e schiena, un'ottima traspirabilità. L'unico vero difetto sono le protezioni delle spalle e dei gomiti che sono un po' pesanti, non sono il massimo diciamo a livello di ergonomia. Voi direte come mai hai cambiato sta pettorina? L'ho cambiata perché in una delle uscite che ho fatto a inizio anno, mi pare che fosse gennaio, vi lascio il video peraltro qua in alto, non mi era mai successo, sono scivolato in un tratto di asfalto dove c'era viscido a terra e si è aperta nei gomiti. Comunque ve la faccio vedere così avete anche lo spunto sulla Revit in questa puntata. Questa è la pettorina della Revit e indossata è così. Eccola. Ha anche dei blocchi qua per il pollice. Protezione della schiena arriva fino a questo punto qua. Come dicevo ha protezione di livello 2, spalle e gomiti, e qua ha una chest protector che però è divisa in due in questa zona qua, quindi secondo dove colpite diciamo che potrebbe arrivare proprio nella zona dello sterno la colpitura. Questo è l'unico vero difetto a livello di protezione di questa pettorina qua. È super traspirante e l'ho dovuta cambiare perché appunto si è aperta qua nei gomiti cadendo. Ogni scusa è buona per comprare nuovi prodotti. Va bene, quindi pettorina Revit approvata anche questa, un'ottima pettorina, comunque aveva fatto il suo lavoro e la possiamo mandare in pensione egregiamente. Una pettorina da 8,5 secondo me. Comunque ho deciso di cambiarla, nonostante avessi avuto un'esperienza dubbiosa con le nostre ginocchiere dell'Alpine Stars. Ho deciso di dare fiducia di nuovo al marchio, confido nel fatto che il prodotto che ho acquistato fosse un prodotto nato un po' sfigato e ho scelto una nuova pettorina di Alpine Stars che mi ha incuriosito e ingolosito parecchio, che si chiama Alpine Stars Bionic XTR. Ha la stessa tecnologia delle ginocchiere, questa nuova protezione che loro stanno utilizzando che si chiama Plasma, è pensata per un utilizzo off-road, adventuring ed enduro. Adesso ce la guardiamo. Eccola qua. L'ho acquistata settimana scorsa. Ci tengo a darvi questa piccola informazione. Io l'ho acquistata sul sito di Beps, l'ho pagata circa 230 euro, 239, una cosa del genere, e sta pettorina di listino è sopra i 300 euro, mi pare 320, 318, una cosa del genere. Secondo me sul sito di Beps hanno sbagliato, tant'è che quando l'ho acquistata pensavo che fosse arrivato un prodotto differente e invece è proprio lei. Vediamo nel dettaglio come è fatta questa pettorina. Arrivo da una giornata intensiva sulla Via del Sale, era la prima volta che andavo peraltro, è stata una figata incredibile e domenica vi troverete la prima parte del giro della Via del Sale e vi consiglio di andarvela a vedere perché sarà una figata incredibile, ci sono anche un sacco di riprese col drone e sembra di essere veramente lì e di vedervi i posti proprio come li ho visti io in prima persona. Quindi la pettorina l'ho usata lì e devo dire che mi ci sono trovato veramente molto bene. Funzionava molto bene anche la Revit, niente da dire sulla Revit, ma questo è sul livello a parte. Intanto non si sente addosso, sembra di non avere niente. Le protezioni avvolgono perfettamente il corpo, è ancora più traspirante dell'altra, ha un primo livello super traforato con cucite sopra le protezioni di livello 1 per spalle e gomiti e sta così indosso. Vedete che proprio segue il corpo perfettamente. Peraltro loro danno di livello 1 gomiti e spalle, ma non lo so, in realtà all'interno anche qua ha la loro membrana plasma e sembra che sia lo stesso tipo di protezione che ho sulle ginocchiere che sono di livello 2, quindi boh, mi viene a dire che se sono di livello 2 le ginocchiere queste ci si avvicinano molto perché sembrano lo stesso identico prodotto. Questa maglina è super traspirante, un po' corta perché io sono bassino, sono 1,70 m, quindi non so, se se la mette uno di 1,80 m li fa tipo da top. La lunghezza mi sembra un po' cortina, devo essere sincero. Questa è una taglia media, ha delle protezioni molto leggere sul bicipite qua e altre 3 piccole protezioni nella zona qua vicino alla cresta iliaca del bacino. E poi il vero plus è che la pettorina, il paraschiena e il parapetto sterno
è separata, è molto leggera, è tutta fatta dietro con questo loro brevetto, quindi che si piega, come avete visto dalle ginocchiere, l'interno si piega alla perfezione. Ha qua lo scasso per montare la protezione del collo, il collare, mentre davanti ha una parte di plastica abbastanza dura e sotto sempre la loro membrana, quella lì rossa, e questa si monta sopra. Ha due ganci chiaramente regolabili, qua come vi dicevo la predisposizione per il collare, e niente, questo è quanto. Super solida, morbida, tutti i movimenti che fate segue perfettamente il corpo, regolabile. Qui avete appunto due fibbie per regolarla, e la cosa bella è che quando vi fermate togliete la maglina, levate questa, e se volete stare comodi senza avere l'armatura di Robocop potete stare anche così, perché queste comunque veramente non si sentono, e peraltro vi asciugate anche molto più velocemente. Quindi, facendovi un riassunto di come è andata durante il giro della Via del Sale, peraltro ce l'avevo su anche durante il trasferimento da Milano all'albergo che era vicino al punto di partenza per poi iniziare la Via del Sale, vi posso confermare che è andata alla grande, mi ha dato molta sicurezza per come la sentivo sul corpo. Trovo che sia ottimo che la protezione è di livello 2 su schiena e petto, avrei voluto che fosse di livello 2 anche su spalle e gomiti, però alla fine è un compromesso accettabile. La traspirabilità è altissima, non ho mai sentito di avere troppo caldo, non ho mai sentito di sudare troppo, pur essendo uno che suda parecchio, quindi anche da quel punto di vista lì mi ha dato veramente un grande comfort e un'ottima sensazione indosso di freschezza. Mi piace il fatto che ci sia la predisposizione per il collare, io non ce l'ho, ma potrebbe essere che in futuro lo acquisti, quindi sono contento che poi la pettorina sia predisposta per montarcelo. Credo che sarà una grande alleata per tutte le uscite più tecniche, dove andremo a sudare di più, a faticare di più. Credo che avere indosso questa qua, che sembra di non averci nulla addosso, sia un grande plus. Devo dire che sono molto contento dell'acquisto che ho fatto. Altra cosa che mi è piaciuta è che se avete voglia di girare proprio all'osso, senza niente, magari non so, siete in pista da cross e non avete voglia di montarvi protezioni gomiti e spalle, io preferisco avere sempre su tutto, però c'è gente che preferisce andare più leggera in alcuni momenti, potete montare anche solamente lei e ad avere una livello 2 su petto e schiena. Questa da sola è comunque già un'ottima protezione. Io consiglio sempre di mettere tutto, per la poca esperienza che ho avuto, finché va tutto bene sembra che non servano. La volta che cadi e per sfiga picchi un gomito in un sasso e ti sbricioli l'osso del gomito, a quel punto dici sti cazzo, se avessi messo la protezione anche al gomito magari sarebbe stato meglio. Venendo alla chiusura di questo video, che è durata anche troppo, vi direi che pettorina Bionic XTR Plasma per quanto mi riguarda è approvata, gli do un bel voto di 9 di 10. Come sempre questo voto potrebbe cambiare nel corso dell'utilizzo e durante i prossimi mesi di uscite, vi terrò sempre aggiornati se succede qualcosa di poco gradevole. Come pro metterei che è super ventilata, super confortevole, non si sente quasi indosso, ottima protezione per petto e schiena di livello 2, ma più che altro quello che per me è il top è che segue il corpo perfettamente in ogni movimento. E poi sì, come dicevamo prima, la compatibilità con il paracollo. Come cose negative possiamo mettere che il prezzo è alto, se l'acquistate con il prezzo di listino è sopra 300 euro. Metterei che non ha il livello 2 su gomiti e spalle, anche se comunque, come vi dicevo, mi sembrano veramente molto protettivi, perché hanno sia la nicchia qua di plastica che la membrana plasma all'interno, e la lunghezza di questa maglia qua, che per i più alti forse risulterà un pochino corta. Fatemi sapere nei commenti se utilizzate pettorine complete o solamente parapetto e paraschiena tipo cross. Fatemi sapere cosa pensate di questo prodotto o di altri prodotti che utilizzate. Come sempre vi ringrazio per aver visto tutto questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like, se vi interessano questi contenuti seguite il canale e basta. Vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima con il video della prima parte della Via del Sale. Ragazzi, non perdetevelo. Ciao a tutti, alla prossima!